Siamo arrivati a questo punto, abbiamo i carter praticamente finiti nelle lavorazioni, bisogna soltanto raccordare i travasi. Abbiamo provveduto a costruire la basetta che poi farà da flangia per il collettore, ancora è da finire ovviamente. Abbiamo lavorato l'albero motore, però vi farò vedere una piccola chicca che siamo riusciti a recuperare per quanto riguarda l'albero motore. Abbiamo il cilindro che ci servirà, un Malossi MHR in corsa 57 per avere già il pistone leggero Vertex, che ci servirà come base per fare le raccordature. Poi su questo motore, visto che è sperimentale, utilizzerò un cilindro usato che presenta la luce di scarico già molto lavorata in corsa 60 Biella 116 su un motore di scorta che avevo precedentemente realizzato, a fasi di 130-190, come abbiamo visto nel video dedicato alle fasature di travaso e scarico. Cambiando la lunghezza della biella possono cambiare molto le fasi e quindi verificheremo poi se e quali saranno le fasi che usciranno in corsa 60 biella 110. La chicca di cui vi parlavo è questo. Può sembrare un albero motore convenzionale, però si tratta di uno degli ultimi Tameni con la biella robusta, ultimi nel senso ultimi rimasti in circolazione, corsa 60 biella 110 con profilo delle spalle simile originale. Questo albero, mettendolo sui coltelli, cade in avanti, quindi cade in avanti da questa parte, così. Quindi è possibile tagliare questa parte senza che poi l'albero motore finisca troppo indietro. Utilizzeremo questo perché rispetto a quello Scooter Center PGM alla fine è più pieno, e siccome questo carter ha già intrinsecamente più volume, proprio perché ha una cuspide lamellare grande, comunque ha degli spazi maggiori rispetto ad esempio a un lamellare con il portapacco avvitato, e visto che il motore di scorta di questo da corsa sarà proprio uno con cuspide RD 350 avvitata, userò questo albero motore precedentemente preparato, questo qui, sul carter con cuspide avvitata, e questo albero motore privato di questa fettina su questo carter con cuspide lamellare saldata. Estraiamo rapidamente dalla scatola il gruppo termico Malossi, e poi ci servirà come dima per eseguire tutte le raccordature. Eccolo qua. Ho scelto la versione in corsa 57 piuttosto che quella in corsa 60 per avere il pistone Vertex, che è più leggero e ugualmente robusto rispetto al pistone vecchio tipo che in genere viene fornito con i Malossi MHR corsa 60. Una piccola particolarità, ci tengo a dirlo. Allora, questa è la guarnizione che viene fornita con il gruppo termico, però presenta i travasi del vecchio Malossi. Infatti sono ben più piccoli del Malossi nuovo. MHR o Sport sono gli stessi, soltanto che quelli della guarnizione sono molto più piccoli. Quindi quando andate a fare il montaggio del gruppo termico, mi raccomando di rifilare la guarnizione, altrimenti avrete i travasi molto chiusi. Vedete? Guardate per esempio qui sul terzo travaso che bel pezzetto che ci manca. Allora, dopo aver rifilato la guarnizione, eccola qui, siamo pronti per riportare queste forme sul carter.
Dopo aver raccordato con la fresa sgrossato, adesso completiamo la finitura con la carta vetrata, con il Dremel, per dare per realizzare una superficie satinata sulle rampe di travaso. Dopo aver raccordato i travasi, concludiamo il video facendo un piccolo ragionamento sull'albero motore. Allora, questo era quello che avevo previsto di montare inizialmente. Avevamo fatto anche questa lavorazione e mettendolo sui cuscinetti potete osservare che l'albero risulta, seppur di poco, però leggermente indietro, di molto poco, però indietro. Mettendo invece questo, che è l'albero motore Tameni nuovo con forma originale, se lo mettiamo sui coltelli ci accorgiamo che l'albero sta avanti, si vede benissimo che sta in avanti, vedete? È netto lo squilibrio, sta più o meno a ore 1 o 13, a seconda, insomma, come volete chiamarlo. Adesso noi asporteremo questa fascia, questa qui. Faremo due cose asportandola: miglioreremo il flusso e in più miglioreremo anche la posizione statica, quindi anche la bilanciatura. Però per vedere quanto ne andremo a togliere, quindi anche valutare l'entità della rimozione, ci avvaliamo di una bilancia. Partiamo con l'albero motore BGM già lavorato. L'albero pesa 1790 grammi. Passiamo a quello Tameni non lavorato. Questo pesa 1870 grammi. Abbiamo lavorato l'albero motore per renderlo adatto all'aspirazione lamellare. Adesso verifichiamo prima quanto pesa, poi vediamo come cade e poi lo mettiamo nel carter per confrontarlo con l'altro. Allora, prima era 1870, adesso è 1830. Abbiamo perso 40 grammi circa, che è poco, soprattutto perché l'abbiamo tolto nella parte alta e non nella parte di contrappeso da questa parte qua. Adesso vediamo sui cuscinetti come si posiziona l'albero motore, se la situazione è migliorata. Ecco qua. Allora, molto meglio di prima, è più o meno al centro, appena avanti, però a questo punto non vale la pena toccarlo ancora, lo lasciamo così e basta. Per semplificare tutte le operazioni vi mostro cosa accade soltanto con il semicarter grande. Allora, questo è l'albero Tameni e questa è la situazione che c'è al punto morto inferiore. Con questo albero si ha meno passaggio qui in questa zona sul carter lato volano, sullo smusso che abbiamo fatto. Però c'è più passaggio da questa parte, che alla fine è anche il punto che conta di più, perché è sì vero che mettendo quest'altro noi abbiamo una situazione di questo tipo con il passaggio da questa parte più aperto, però è chiaro che da questa parte, cioè sul carter piccolo lato volano, il passaggio
sia comunque stretto, perché per quanto io abbia potuto smussare bene, non sarà mai grande come quello principale, insomma come quello su cui si affaccia la cuspide. Questo è un aiuto che serve a indirizzare un po' di più il flusso verso il centro delle spalle dell'albero, che è poi il punto in cui veramente c'è il vuoto ed è il punto in cui i gas poi si indirizzano da soli. Nel prossimo video vedrete il motore completamente montato. Faremo poi tutte quante le misure, le fasi, lo squish, vedremo tutto quanto necessario per poi accenderlo. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.